Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci le tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025. Abbiamo la carta del carro, amici dei pesci. Può esserci qualche spostamento, qualche viaggio, qualche decisione importante che dovrete effettuare o qualche direzione che prenderete, che sceglierete. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Da oggi è disponibile anche il numero di telefono, vi basta entrare nel sito web di Liberamente Zen, nuova pagina che è una semplice pagina di WordPress, ragazzi, quindi non aspettatevi chissà che cosa, però è piuttosto intuitiva e ci sono varie sezioni e nella sezione dei contatti trovate anche il numero di telefono. È diciamo sempre in silenzioso quel telefono, quindi io non rispondo alle telefonate, ragazzi, e mi potete però scrivere i messaggi WhatsApp. Voi scrivetemi quando volete, sappiate che io rispondo in orario d'ufficio. Ok, poi che cosa trovate anche nella descrizione? I link ai corsi gratuiti, uno è un corso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ci sono i link per i workshop, per i seminari di approfondimento, insomma voi aprite la descrizione, c'è anche lì il link per entrare nella pagina web, nella descrizione trovate tutto. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Ok, partiamo subito con il mago. La regina di denari. 8 di spade, eremita, forza, 9 di bastoni, 5 di pentacoli e 3 di pentacoli. Che interessante. Perché dico così, ragazzi? Perché ho come la sensazione che inizierete qualche cosa con il mago di forte. Per qualcuno vi dirò, potrebbe essere una spinta che si vuole dare magari all'azienda attraverso la pubblicità, attraverso i social media, attraverso il fare attivamente qualcosa. Andiamo a vederlo. 9 di coppe, 3 di pentacoli. Andiamo a vedere la regina. Imperatrice. Ancora una, diavolo. Quattro di spade. Scusate, vado anche a vedere l'8 di spade, perché ho come l'idea che qui ci sia qualcuno che abbia iniziato effettivamente, abbia fatto qualche azione o farà qualche azione, anche se secondo me l'avete già fatto. Diciamo che la prima e la seconda decade dei segni, secondo me, sono già passati in questo mago. Chi è nato nella terza decade può essere che debba ancora passarci.
però come l'idea che sia stata un'azione voluta o pensata per un risvolto positivo. L'idea invece è che con questo 9 di coppe non sia stato poi così tanto positivo, cioè io ho la sensazione che potesse essere una collaborazione. Per qualcuno si tratta del aver iniziato la ristrutturazione di casa, per esempio, o essersi imbarcati in qualche tipo di questione che sembrava un ottimo investimento, magari sembrava un'ottima occasione, un po' perché eravate spinti dal dover far qualcosa. Ancora una carta per l'otto di spade. 6 di pentacoli e 5 di pentacoli. E arriviamo a questa zona della lettura. Ho come la sensazione che qualcuno si sia preso o si prenderà carico di certi temi organizzativi, potrebbero essere dietetici, potrebbero essere anche economici, che però non spettano a questa persona, cioè non vi spettano, o se vi spettano, perché magari qualcuno va scaricato al barile, possono essere temi un po' rognosetti, ragazzi, perché c'è questo, è come se ci fosse da guarire questa energia un po' pesante del diavolo. Ok? Siccome l'imperatrice, la regina di denari, che è uno degli arcani minori dell'imperatrice, parlano proprio di questioni pratiche, concrete, soldi, piuttosto che appunto il cibo, l'alimentazione e quelle cose lì, io sento che qualcuno potreste anche decidere di iniziare una dieta. Non sempre le diete sono quelle per dimagrire, le diete sono anche quelle per disintossicare, un regime alimentare, magari migliore. Però rimaniamo un po' più sul generico, su quello che poteva essere questa azione che deve essere fatta o che viene fatta da parte vostra, secondo me perché vi sentite un po' in dovere o perché nella vostra natura aiutare gli altri. Il problema è che vi fate carico di qualche cosa che secondo me è un po' troppo. O è perché dovete guarire, come vi dicevo, questa tossicità del diavolo, ma non è la vostra. Io sento che non è la vostra, è un qualche cosa in cui vi mettete che è da risanare. Poi però, con questo 8 di spade e l'eremita, io sento che è come se fosse talmente tanto qui l'energia pesante che inizia, come dire, ad annebbiarsi la vostra mente, come se cominciasse a dire, ok, qui da solo, da sola non ne cavo un ragno dal buco, è meglio che inizio a creare alleanze, a creare, vi dico, la sensazione, soprattutto se avete già dei soci e che ci siano delle cose da risanare, che devono essere riequilibrate, che devono essere messe a posto, potrebbero essere proprio temi economici, è qui. Andiamo a vedere l'eremita perché mi dà la sensazione che o vi sentirete soli o vi ritirerete per cercare una soluzione. Qui abbiamo amanti, sole, re di denari, asso di spade. Datemi una carta per l'asso. O qui deciderete di andare avanti per la vostra strada, di rimettere un po' la questione o le persone al proprio posto. Mago e regina di spade. Io sento, ragazzi, che qua non farete compromessi con nessuno, non direte niente a nessuno, inizierete semplicemente ad agire, a fare qualcosa, senza dire niente a nessuno. Fate attenzione perché avendo anche il sole al contrario, non è che abbiate già le idee chiare. Infatti, andiamo a vedere la forza. 8 di pentacoli. Datemi una carta, e 9 di bastoni, datemi una carta per l'8 di pentacoli, perché qui ho l'idea, re di coppe,
Sì, che ci sia un tema con la quotidianità, un qualche cosa che dovrete riaggiustare, mi viene da dire. Siete stanchi, ragazzi, non ce la fate più. O meglio, sarete stanchi. Arriverà un certo punto dove, secondo me, vi prenderete proprio una pausa e dite: ma fate quello che volete, io agisco. Perché quando c'è comunque il diavolo, c'è una stanchezza nel controllo. Cioè è come se qualcuno si proprio esaurisse letteralmente con le forze per dover controllare o gestire una situazione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo il giudizio e un 3 di coppe. Andiamo a vedere anche il 5. Ragazzi, è che ho proprio la sensazione che non vogliate più avere collaboratori, gente che vi dice che cosa dovete fare, piuttosto che persone con le quali discutere o dover gestire delle cose, degli equilibri, ma ho anche l'idea che non si possa fare troppo diversamente. Giustizia e fante di spade. Beh, dai, si finisce bene. Secondo me qua si regolarizzano i conti. Ah, vi dirò una cosa, perché mi è arrivato adesso. Potrebbero esserci delle questioni come eredità, questioni di spartizioni di denaro con fratelli, figli, cugini, parenti vari. Se così fosse, se questo problema, questa difficoltà nella comunicazione o questo tentativo di comunicazione ha subito come ostruzionismo e si fa fatica a trovare un accordo, sento che potreste effettivamente appoggiarvi a una persona esterna perché vi dia quel input in più che a voi manca, quello che adesso non vedete che può effettivamente poi portare all'equilibrio. Vi dico, con la carta della giustizia, se ci sono dei temi burocratici, può essere che si risolvano entro la fine dell'anno. L'unica cosa che mi viene da dirvi, leggete bene ogni clausola perché qua c'è un asso di spade al contrario, qualche non detto, qualche verità occulta, e qui avete 2 5 di pentacoli che sono carte che fanno riferimento a una perdita economica. Quindi prima di firmare fate attenzione che questo contratto, insomma, non vi pregiudichi troppo. Cioè, fate attenzione perché potreste rimetterci del denaro o dei beni immobili, mi dicono. Il 5 di pentacoli è anche una carta che i pentacoli in generale parlano del tempo. Quindi se per caso c'è una ristrutturazione in mezzo, avete iniziato, per esempio, deciderete di iniziare questa ristrutturazione, ma ci sono più problemi che imprevisti, ecco, qui si tratta di trovare delle soluzioni da soli e dopodiché farsi valere con chi vi sta facendo il lavoro. Se per esempio vedete che le cose vanno lente, è come un cercare qualche mezzo burocratico per far menare il sedere alla ditta costruttrice, per esempio, al muratore, non lo so. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, così vi do più informazioni. La pazienza e sperimentare, è come se doveste sperimentare la pazienza, ragazzi. Guardate, questa carta è interessante, è un 7 in realtà, però è interessante perché annuncia la gravidanza, quindi qua ci sono 9 lune. Vi dico che se state facendo una ristrutturazione è come se vi dicessero portate pazienza per i prossimi 6-7 mesi, che magari le cose sono lente, però alla fine si arriva comunque a un accordo, si arriva a una regolarizzazione.
E se anche, per esempio, fosse un'azienda e fosse ora, mettiamola così, di far più pubblicità, anche qui sperimentate, quindi non è detto che il primo mezzo di comunicazione sia quello ideale, voi magari scegliete, non lo so, sparo, YouTube, mentre il vostro mezzo di comunicazione è la radio e magari lo scoprite dopo che ne avete provati altri 4-5. Abbiate comunque pazienza perché i risultati, i contratti, ragazzi, con la giustizia si parla proprio di contratti, i contratti arrivano, questa scelta, questa decisione, questa direzione viene data. Andiamo a vedere una potenziale difficoltà di questo periodo. Perché mi è difficile concedermi d'essere quello che sono? In questo caso l'eremita lo sento come il vecchio brontolone, la pentola di fagioli, sapete? Mm. Semplicemente, perché si borbotta così? Ci sono quelle persone dove bravissime, bravissime, buonissime. Mi fai un favore? Eh sì, però qui chiedi sempre a me, pim pum pam, poi il favore lo fa. Però va avanti magari un'ora a borbottare. Permettetevi, concedetevi, se non avete voglia di fare quel favore, di dire no. Ed evitate l'ora di borbottamento dopo. Se vi capita di non aver voglia di soddisfare le aspettative di qualcuno o di fare quello che vi viene chiesto, non avete tempo o ci sono X ragioni, concedetevi di essere quello che siete. Siete anche persone che non hanno sempre voglia di compiacere gli altri. Ok, ce n'avete una barba così, infatti ce l'eremita, ragazzi. Quindi fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo avanti. Una potenziale credenza, perché ho paura di essere respinto. Wow, 2, 5 di pentacoli. Ecco perché fate fatica, perché avete paura che se dite no, l'altro non vi ami, l'altro non vi rispetti, l'altro non vi tenga più in considerazione. Andiamo a vedere un pensiero su cui meditare. Riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. Mi permetto di dire no, essendo consapevole che io sono amato a prescindere da quanto soddisfo le aspettative degli altri. Andiamo a vedere ancora un koan, ragazzi. Fa che la sofferenza diventi una medicina. Sofferenza e medicina. Wow. Sapete, no? Che si dice che il nostro più alto punto di forza sia esattamente nella nostra debolezza, quello che ci fa soffrire, quello che è il trauma, quello che è le cose di cui ci lamentiamo fondamentalmente sono il pozzo dove noi possiamo trovare la nostra felicità, il nostro punto di forza, le nostre doti, i nostri doni. Ultimo oracolo. Ok. Alte responsabilità e qui parla di ottobre, ragazzi. Quindi può essere che a ottobre effettivamente ci sia come questo cambio, come questa stanchezza sento. Può essere che durante l'estate stiate, non lo so, rimettendo a posto i conti di un'azienda, rimettendo a posto i conti di casa. C'è qualche cosa che state riprogettando, magari è proprio la collaborazione di qualcuno con qualcuno che insomma va un po' riequilibrata e dopo un momento di isolamento e anche di stanchezza, di recupero delle forze, è come se decidessi di affidarvi anche a qualcuno di esterno con la carta della giustizia. Comunque ragazzi, come vi ho detto prima, se state aspettando qualche firma, qualche sblocco a livello burocratico, credo proprio che entro la fine dell'anno arrivi.
Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale, e vi chiedo gentilmente di farlo, potete mettere like, iscrivervi e condividere il video, e ringrazio anche tutti quelli che lo fanno. Se volete iniziare un percorso di crescita personale, potete scrivermi una mail, avete anche il numero di telefono adesso, quindi io poi vi manderò la lettera di presentazione che vi spiega come funziona il lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti e in modo un po' più generico, chiaramente perché non ho la persona davanti, però è già un buon lavoro. E in più lì trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho riordinato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi auguro un secondo semestre splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!